Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Visto che sono ispirata da questo periodo, oggi parleremo di autunno e in particolare di 10 cose che mi piace fare in questa stagione per calarmi a pieno nella sua atmosfera unica e accogliente. Devo dire che ho rivalutato negli ultimi anni questa stagione, perché prima l'ho sempre vista come una triste parentesi prima del periodo natalizio. In realtà ora ho scoperto tantissime cose che amo fare nei mesi autunnali e anzi apprezzo molto l'autunno per la sua atmosfera lenta e riflessiva. Se sei nuovo qui, io mi chiamo Miriam e in questo canale promuovo uno stile di vita più lento e consapevole, per vivere una vita più sana e felice nel nostro veloce mondo moderno. Come disse Nietzsche, l'autunno non è una stagione, ma uno stato d'animo. Porta con sé riflessione, malinconia e a tratti anche nostalgia. Le foglie che cadono dagli alberi ci ricordano il tempo che passa e la necessità di lasciare andare alcune cose che non possono più stare con noi. Spesso questo ci genera una sensazione di tristezza, perché lasciando andare qualcosa non sappiamo cosa troveremo dopo. Allo stesso tempo, però, l'autunno è anche un momento di rinascita, perché le cose che lasciamo andare, come le foglie che cadono, lasciano spazio a nuove opportunità, a nuovi germogli. 10 cose da fare in autunno. Raccogliere le castagne e fare le caldarroste. La raccolta delle castagne avviene tra settembre e novembre e riguarda i frutti già caduti dalla pianta. Le castagne mature infatti tendono a cadere, mentre quelle acerbe rimangono attaccate ai rami. Bollite al forno o cotte nel camino, le castagne diffondono sempre un profumo buonissimo. È un bellissimo rituale autunnale organizzare una giornata dedicata alla raccolta delle castagne con la famiglia o gli amici, per poi cucinarle e mangiarle tutti insieme in compagnia. Fare una torta di mele autunnali. Una delle cose che più mi piace fare durante i pomeriggi autunnali è sfornare dolci e in particolare la torta con le mele autunnali. La casa si riempie di profumo e si trasforma subito in un ambiente caldo e avvolgente. Cucinare con amore, per sé o per gli altri, è un'arte e può diventare anche una forma di meditazione molto piacevole. Cucinare un risotto ai funghi. Quando diciamo autunno non possono non venirci in mente i funghi. Sono ricchi di acqua e fibre e hanno poche calorie. Un piatto che sicuramente non può mancare nelle mie giornate autunnali è un buonissimo e cremoso risotto coi funghi. Quando cuciniamo, tutti i nostri sensi sono coinvolti. E cucinare lentamente è un ottimo modo per vivere nel presente, per sperimentare una maggiore serenità e un rilascio delle tensioni. Preparare una vellutata di zucca. Ok, giuro che dopo la smetto di parlare di cibo, ma dopo le castagne, la torta di mele e i funghi non poteva mancare la zucca. La vellutata di zucca è un piatto autunnale, semplice e genuino, perfetto per coccolarsi nelle sere più fredde. La zucca è ricca di antiossidanti come il beta-carotene, che favorisce la salute degli occhi e della pelle. Ammirare il foliage. Lo spettacolo delle foglie che cambiano il loro colore in autunno viene chiamato foliage ed è un'esperienza semplice ma di grande impatto. Prestare attenzione al passare delle stagioni e a come cambia la natura intorno a noi ci rende consapevoli del tempo che passa e ci avvicina ai ritmi della natura, rendendo la nostra mente più calma e serena.
Creare atmosfera con luci e candele. Ammetto di essere un po' fissata con le candele e con le lucine, tanto che sto pensando di decorare il mio albero di Natale a metà novembre per tenerlo in casa il più possibile. Mi piace tantissimo la sera abbassare le luci e creare in casa un'atmosfera calda e rilassante che mi fa sentire protetta e al sicuro. Creare decorazioni in casa con elementi naturali. La natura autunnale è una vera meraviglia. Ci basta fare una breve passeggiata per trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per creare delle decorazioni fai da te e portare un po' di natura nella nostra casa. Con le foglie, le castagne e le pigne che si trovano a terra possiamo creare dei bellissimi centri tavola usando semplicemente un barattolo di vetro, un cestino oppure una base in legno. Fare escursioni nella natura. L'autunno è sicuramente uno dei periodi migliori dell'anno per fare delle escursioni nella natura, assaporando i profumi e gli odori e ammirando lo spettacolo della varietà dei colori. Camminare in un parco o in un bosco fa bene al corpo e allo spirito. Aiuta a staccare la mente dai pensieri e i mille colori degli alberi e i profumi del sottobosco favoriscono l'allontanarsi di stress e depressione. Fare una gita in giornata. Un'altra idea per passare una bella giornata d'autunno, magari senza dover fare un vero e proprio viaggio, è quella di fare una gita in giornata. Visitare nuovi posti ci rende più felici, aumenta la nostra fiducia e migliora la nostra creatività, ma soprattutto le nuove esperienze ci ricordano che è necessario rallentare, goderci la giornata e apprezzare il mondo che ci circonda. Guardare un film quando fuori piove. Per finire, adoro passare le domeniche pomeriggio d'autunno a vedere un film sul divano con una bella coperta, meglio ancora se fuori piove. Quest'anno vorrei vedere il film Autumn in New York, perché ho letto che evoca molto bene l'atmosfera autunnale e in più racconta l'autunno non solo come una stagione dell'anno, ma anche come metafora esistenziale. Leggendo la trama non deve essere una passeggiata dal punto di vista emotivo, ma in ogni caso mi ha incuriosito e quindi lo guarderò. Vedo l'autunno come un momento in cui si fanno delle riflessioni e in cui si fa una valutazione dell'anno che è appena passato. È un periodo introspettivo che ci fa guardare indietro per vedere cosa ci stiamo lasciando alle spalle. Può essere che guardandoci indietro siamo soddisfatti dei mesi passati e quindi ne siamo contenti. Oppure può capitare che guardando indietro vediamo che c'è qualcosa che non va e che allora dovremmo cambiare. L'autunno è quindi un momento di rinascita in cui fare nuovi propositi e prenderci cura di noi stessi. Lo sguardo al passato, anche se a volte può essere non così entusiasmante, può darci la risorsa più importante di tutte, l'esperienza. L'autunno è un momento in cui sembra che il tempo rallenti e questa lentezza va vissuta profondamente. Ogni tanto chiudiamo gli occhi, facciamo un respiro e risvegliamo i nostri sensi. La vita frenetica moderna spesso sconvolge i nostri ritmi naturali e creare delle tradizioni legate alle stagioni può essere un bellissimo modo per accorgerci del passare del tempo nella nostra vita. Ho intenzione di fare video simili anche in futuro sulle altre stagioni, quindi se vi interessa l'argomento e volete vedere altri video su come vivere una vita lenta e consapevole, potete iscrivervi al mio canale. Fatemi sapere nei commenti se vi piace come idea e ricordatevi di lasciare un like al video se vi è piaciuto. Ogni sabato pubblico su questo canale un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!